Ciao a tutti, in questo video rispondiamo ad alcune vostre domande sulla pasta di zucchero. Che pasta di zucchero usate? Solitamente utilizziamo per le nostre torte decorate la pasta di zucchero della nostra ultima videoricetta che abbiamo pubblicato. Alla termine del video vi lasceremo il link per andare a consultare questa videoricetta. È capitato qualche volta anche di dover utilizzare pasta di zucchero commerciali, questo perché a volte non avevamo il tempo di preparare la pasta di zucchero, ma questo soprattutto per quanto riguarda la copertura e soltanto in alcuni degli ultimi video. Per quanto riguarda i personaggi e i fiori in pasta di zucchero, utilizziamo sempre la nostra ricetta con l'aggiunta di CMC. Ricordando che la quantità di CMC indicata in ricetta è puramente indicativa, cioè la base di partenza per preparare la pasta di zucchero per decorazioni. E poi a seconda del soggetto da dover realizzare andiamo ad aumentare la quantità di CMC per ottenere la consistenza di cui abbiamo bisogno. E quindi arriviamo alla seconda domanda: che cos'è la CMC? La CMC è un derivato della cellulosa, è una gomma usata sia in campo farmaceutico che in campo alimentare. È sostanzialmente un addensante e quindi un additivo che nel nostro caso aggiungiamo alla pasta di zucchero per ottenere la consistenza desiderata. Utilizziamo anche la CMC unita con acqua per creare un collante alimentare e quindi poter incollare le decorazioni in pasta di zucchero sulle nostre torte. La differenza tra la pasta di gomma e la pasta di zucchero. La pasta di zucchero è una pasta molto versatile che utilizziamo sia per la copertura che per le decorazioni, mentre invece la pasta di gomma solitamente viene utilizzata per il modeling e per la creazione di fiori. Noi solitamente utilizziamo per tutte le decorazioni la pasta di zucchero con aggiunta di CMC. Abbiamo comunque pubblicato una ricetta di pasta di gomma dove utilizziamo la gomma adragante come additivo e abbiamo utilizzato questo tipo di pasta per realizzare alcuni fiori nel periodo in cui abbiamo pubblicato la ricetta della pasta di gomma. Ad esempio uno dei nostri video che va per la maggiore, quello dei garofani, sono stati realizzati con quella ricetta della pasta di gomma. Che collante alimentare utilizziamo? Solitamente noi utilizziamo l'acqua addizionata con la CMC. Un altro tipo però di collante alimentare è anche la ghiaccia reale. Ecco, la ghiaccia reale solitamente noi la utilizziamo quando andiamo ad incollare due parti in pasta di zucchero che sono già asciutte, quindi due decorazioni o parte di una stessa decorazione fatta di parti in pasta di zucchero già secche, asciutte. In questo caso abbiamo bisogno della ghiaccia reale, mentre invece quando andiamo a incollare delle decorazioni fresche appena realizzate sulla pasta di rivestimento della torta possiamo tranquillamente utilizzare l'acqua con la CMC. Quinta domanda: posso aggiungere il colorante durante la preparazione della pasta di zucchero? No, è sconsigliato assolutamente. Mentre prepariamo la pasta di zucchero aggiungiamo tutti i vari ingredienti, dopodiché dopo aver ottenuto il nostro preparato lo lasciamo riposare. Soltanto successivamente possiamo colorare la pasta di zucchero andando ad incorporare il colorante che noi solitamente consigliamo essere quello in gel concentrato. Anche dopo questa operazione la pasta ha bisogno di riposare. La tonalità di colore definitiva arriva dopo circa un'ora. Quindi prima prepariamo la pasta di zucchero, dopo la coloriamo
rispettando i tempi di attesa sia dopo la preparazione della pasta di zucchero sia dopo la colorazione della pasta di zucchero. Ci avete anche chiesto perché utilizziamo la vodka per colorare la pasta di zucchero al posto dell'acqua. Questo perché la vodka è, essendo su base alcolica, molto volatile e quindi evapora molto velocemente rispetto all'acqua e fissa il colore direttamente sulla pasta molto velocemente. Settima domanda: devo mettere la torta in frigorifero prima di rivestirla in pasta di zucchero? Sì, in effetti bisogna far riposare la torta in frigorifero già precedentemente al rivestimento. Proprio per questo motivo abbiamo creato una playlist che abbiamo chiamato 5 passi per una torta decorata perfetta, dove attraverso diversi video spieghiamo la procedura per preparare correttamente una torta decorata. Quindi dopo che abbiamo bagnato e farcito la nostra torta, la mettiamo in frigorifero possibilmente tutta la notte perché si stabilizzi. Il giorno dopo la ricopriamo con la crema al burro. Dopo la ricopertura con crema al burro, anche in questo caso la mettiamo in frigorifero, possibilmente tutta la notte o almeno per qualche ora. In questo modo la crema al burro si solidifica e sarà per noi più facile rivestire la torta con la pasta di zucchero. E quindi sì, dobbiamo mettere la torta in frigorifero. Ottava domanda: quanto può stare in frigorifero la torta rivestita in pasta di zucchero? La torta può stare anche qualche giorno all'interno del frigorifero, ma ciò che conta non è tanto la pasta di zucchero, ma gli ingredienti che sono all'interno della torta ed in particolare le creme. E quindi sono queste che devono farci un po' decidere quanto tempo possiamo conservare la torta. Anche se, a dir la verità, solitamente la torta si prepara pochi giorni prima della consumazione. Quindi sì, può stare in frigorifero, ma non per troppi giorni. Domanda 9. Quanto posso tenere la pasta di zucchero in frigorifero? Solitamente noi prepariamo la pasta di zucchero al momento. Quindi quando parliamo di conservazione della pasta di zucchero, e qui stiamo sempre parlando della pasta di zucchero fatta in casa con la nostra ricetta, parliamo di pasta di zucchero avanzata dopo la creazione di una torta. Quindi per non buttare la pasta di zucchero la possiamo mettere in frigorifero. Noi solitamente la conserviamo circa 30 giorni, un mese. La riponiamo all'interno di più sacchetti di plastica chiusa per bene, possibilmente dentro un contenitore a chiusura ermetica, per fare in modo che la pasta non si secchi. Mentre invece ci sentiamo nel modo più assoluto di sconsigliare la conservazione della pasta di zucchero nel congelatore, in quanto la pasta di zucchero contiene della gelatina che non deve assolutamente andare in congelatore. Ecco, queste sono alcune delle domande che ci fate più spesso, che abbiamo trovato all'interno dei commenti laddove si parlava di pasta di zucchero, e le domande che ci avete posto anche su nostra espressa richiesta nella nostra pagina Facebook. Se ci sono altre domande o richieste di chiarimenti, potete inserire nei commenti le vostre domande e cercheremo di rispondere al più presto possibile. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi chiediamo di cliccare mi piace e di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes. Ecco il link, come promesso, per la ricetta della pasta di zucchero. Grazie e arrivederci.